Trattala come tale, non abusarne. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 244. Prima di passare alle nostre tre varianti, voglio ricordarti che dal 7 al 27 di agosto la Lucerna di Cronos non pubblicherà video, che ripartiranno completamente rinnovati da settembre. Spero che il nuovo layout incontri il tuo gradimento. Ma veniamo alla videolettura di oggi. Quante volte ti sei chiesto o ti sei chiesta se per raggiungere quel determinato obiettivo ci fosse un solo sentiero, oppure se magari cambiando tu percezione delle cose, percezione del mondo, percezione anche di te stesso, di te stessa, o magari anche apportando qualche piccola modifica al tuo cammino, avresti potuto incrementare i tempi per raggiungere prima un determinato obiettivo, in amore come nel lavoro. Quindi quali e quante possibilità puoi avere di raggiungere il tuo obiettivo? Lo andremo a chiedere alle nostre tre varianti di oggi. Te le vado a presentare. La prima sarà l'avventurina, la seconda sarà l'occhio di tigre e infine la terza sarà il diaspro zebrato. Bene, la presentazione velocissima può finire qua. Se questo video ti piace, non scordarti di lasciarmi il like, di iscriverti al canale e di attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuti. Passiamo pure alla prima variante, come ben sai però prima sigla! Variante dell'avventurina. Andiamo a vedere chi sei tu che hai scelto la variante dell'avventurina. Lo facciamo con un mazzo a dir poco straordinario, il tarocco dorato dei Visconti a lamina dorata. Se ti riconosci nella descrizione continua pure a guardare il video, in caso contrario hai altre due possibilità. Ti ricordo che dal 7 al 27 agosto i video della Lucerna si fermano, ma non i consulti. I video poi ripartiranno a settembre in una veste grafica completamente rinnovata. Chi sei tu che hai scelto la variante dell'avventurina? Ok, direi che può bastare. Un altro paio di mescolate. Il fante di bastoni, il mondo, l'otto di denari, il 2 di bastoni. Potresti essere un segno di fuoco o avere un segno di fuoco importante in tema natale, quindi che ne so, un ascendente, una luna oppure una Venere in segno di fuoco. Il fante di bastoni è sicuramente una persona entusiasta della vita, probabilmente anche una persona che è in perenne cerca di stimoli, di novità, una persona quindi curiosa di sapere, di scoprire. È anche una persona che probabilmente ha una buona vita sociale, perché di solito il fante di bastoni può rappresentare anche l'interazione con gli altri. Il fante di bastoni è anche una carta che rimanda al vigore della forza o della sessualità, quindi magari una persona che ha hobby sportivi o che magari a cui magari piace un po' farsi sedurre, piace giocare con la seduzione, quindi la cura del corpo qui può passare sia dalla dimensione sportiva che dalla dimensione seduttiva, quindi anche non solo il curarsi per star bene, ma anche il curarsi per piacersi e per piacere, che poi il segreto per piacere è piacersi fondamentalmente. Il fante di bastoni è una carta che riguarda anche nuovi inizi, possibilità di notizie inerenti all'avvio di situazioni
d'amore, di lavoro o in generale nella vita, una carta che appunto apporta notizie, apporta novità, anche abbastanza importanti, abbastanza più che importanti, mi viene da dire abbastanza veloci, ecco, a concretizzarsi, quindi una carta anche di rapidità. Questo può essere anche un tratto distintivo del tuo carattere, può essere una persona che non perde tempo nel prendere le decisioni o che se magari si prende il suo tempo comunque già una linea orientativa ce la ha e quindi già ha una buona determinazione su come orientare il proprio percorso di vita. Di contro c'è un mondo, mi va a parlare di nuovo di socialità, mi va a parlare anche di realizzazione, potresti essere anche una persona che già ha una realizzazione in campo lavorativo o di amore. Io ci vedo molto più il lavoro con un 8 di denari, però ci può stare anche l'amore inteso come coppia fissa, quindi un qualcuno che comunque una sua quotidianità, una sua routine già ce l'ha. L'8 di denari è una carta, abbiamo detto, di routine, però in realtà non è una carta della routine che è ripetitiva, che dà noia, che dà fastidio, che spegne un po'. Diciamo che l'8 di denari può essere una carta della vita che si vive consapevolmente ogni giorno e nella quale sì, magari siamo tentati con questo fante di bastoni di voler fare di più, di voler avere anche di più possibilità o beni materiali o anche conoscenze, però ecco, quello che stiamo vivendo fondamentalmente è un qualcosa che ci appaga abbastanza. Se sei single, probabilmente sei una persona che in realtà è single, ma con un fante di bastoni potrebbe avere già identificato un papabile o una papabile, o comunque avere una conoscenza importante, interessante con cui magari poter legare. Diciamo che la situazione qui non la vedo malissimo, né a livello di amore né a livello di realizzazione nella vita, anche se stai aspettando un lavoro, può essere una carta che ti parla dell'attesa che comunque viene premiata qua alla fine con un mondo e un 8 di denari, una coppiata molto bella, la stabilità e la realizzazione, e quindi di pari passo nel tuo destino c'è proprio il costruire questi due aspetti che sicuramente se non hai raggiunto ora raggiungerai nel tempo, anche perché torno a dirti sei una persona molto grintosa, molto motivata, molto forte anche probabilmente. Il fante di bastoni potrebbe essere anche il fatto che sei una persona che sa armonizzarsi con l'ambiente, col mondo in cui vive più che con l'ambiente, perché i fanti di solito rappresentano proprio lo scandire dei solstizi e degli equinozi, quindi il fante di bastoni che di solito mi rappresenta la parte dell'equinozio del solstizio, scusami, che dall'estate appunto, quindi da giugno va a settembre, è di solito una carta molto vigorosa, molto anche ben centrata su se stessa, ecco. E quindi direi che qui c'è una persona che fondamentalmente non ha grandi problemi, almeno a livello materiale mi sembra di capire, o che comunque in realtà delle possibilità di realizzazione ce l'ha, e forse anche a livello di relazione, di anima, di completezza a livello interiore, forse se alla coppia diciamo che la sta tirando avanti, la sta portando avanti anche abbastanza con convinzione. Ti ho lasciato questo 2 di bastoni da ultimo perché probabilmente è proprio qui la chiave, ma se non ha la coppia diciamo che qui ha comunque una rete di rapporti sociali che con un fante possono essere anche virtuali, possono passare anche per internet, però in realtà non la vedo così male, ecco, lo vedo una persona che già di possibilità e impotenza ne ha parecchie. Veniamo a questo 2 di bastoni, te l'ho lasciato per ultimo perché è un po', secondo me, secondo il mio modo di vedere, un po' la nota negativa di tutto. Il 2 di bastoni può essere la vocazione al dominio, quindi magari qui si può parlare di una storia che va ma nella quale c'è gelosia, oppure può essere la vocazione al controllo anche delle situazioni, quindi magari qui c'è una situazione lavorativa sulla quale ci fissiamo troppo, che potenzialmente potrebbe anche andare, ma che forse a noi sembra un po' che arranchi, sembra un po' che non evolva, nonostante da fuori si percepisca una realizzazione, un successo o comunque
una strada già aperta. Qui forse con questo 2 di bastoni c'è tutto il dubbio se questa strada perdurerà o no. Oppure può essere una persona che, appunto, come dicevo prima, essendo single ha già una rosa di nomi o un nome in particolare, però questo 2 di bastoni smorza un po' la decisione e sembra essere quella che ti manca, ed è strano perché mi esci con un fante di bastoni e un mondo. Tendenzialmente si dice segni di fuoco e il mondo di solito viene associato al leone. Poi lo so che esistono altre associazioni, tarocchi, segni zodiacali, eccetera, ognuno ha le sue, c'è 6.000 scuole. Tradizionalmente il mondo è associato al leone. Quindi segni di fuoco o comunque un'indole di fuoco particolarmente importante, un qualcosa che va o che comunque si avvia a concretizzarsi o che comunque ha buone prospettive. Però ecco che arriva questo 2 di bastoni, un po' l'indecisione, un po' il bivio, un po' come se questi 2 bastoni incrociandosi avessero fermato un po' la tua avanzata, avessero smorzato l'entusiasmo, avessero tolto l'indole a questi segni di fuoco che per sua natura, nel momento in cui tenti di reprimerli, diventano ancora più determinati, ancora più decisi, ma attendono, un po' come fanno le fiere prima di gettarsi sulla preda, attendono pazienti, anche nell'ansia direi, e quindi forse questo 2 di bastoni ci va a rappresentare un po' di ansia per un qualcosa che, pur essendo avviato oppure essendo comunque in potenza, già pronto, già bello, già servito dal destino, in realtà poi qua trova alcuni ostacoli, trova un po' di indecisione, trova poca determinazione, trova poche possibilità di realizzazione, insomma un qualcosa che, un cammino di vita più che un qualcosa, che nel momento in cui sembra che stia per partire trova sempre qualcosa da sistemare, qualcosa da rivedere, qualcosa su cui doversi soffermare a porsi delle domande. Ed ecco che qui viene a smorzare questa tua determinazione. In altri casi potresti essere una persona che forse il dubbio lo sceglie per il proprio stile di vita, un po' quasi fossi un bastian contrario, un qualcuno che dice sì, ho tutto, ma mi basta davvero? Oppure voglio superarmi, oppure voglio mettermi in gioco, oppure sento che per me, al di là di una situazione consolidata o in potenza già consolidata, quindi magari la relazione che sta partendo e promette bene, il lavoro che ha ingranato e promette bene, ok, va bene, c'è una base, ma veramente ciò che voglio, ma veramente non posso ambire di più. Ti rivelo una cosa, puoi ambire benissimo a fare, ad avere di più, basta sceglierlo fondamentalmente, assumendosi oneri e onori. Ed ecco che in questo caso viene fuori forse un po' di insofferenza per una quotidianità che, nonostante sia per te un meraviglioso scrigno reale o in potenza di realizzazione, ecco che qui viene fuori l'insofferenza. Quindi le situazioni qua possono essere due: o sei una persona che non vede partire concretamente il frutto dei suoi sforzi e quindi di conseguenza ti trovi sempre quell'ostacolo, quel fermo, quel momento in cui si fa 10 passi avanti e 11 indietro. Oppure sei una persona che consapevolmente sta mettendo uno stop a quello che è un cammino di vita già preimpostato, proprio per insofferenza di una quotidianità che non vuol trasformare in routine. È la tua indole focosa, anche se tu non fossi un segno di fuoco, comunque potresti avere, ti ripeto, o un segno importante in tema natale, oppure semplicemente proprio un'indole focosa, ed è soprattutto anche la voglia, secondo me, con questo mondo di realizzarsi attraverso quella che è la conoscenza del mondo, e quindi anche il conoscere, lo scoprire ancora di più, e di riflesso lo scoprirti ancora di più. Prima di passare alla lettura del tuo potenziale, andiamo a vedere che cosa vuol dirti l'Ancient Feminine Wisdom. Per te che hai scelto la variante dell'avventurina.
Eris, la discordia, vedi, è un po' quello che abbiamo detto fino ad ora, è una persona che ha molte possibilità, ma la discordia nasce proprio dall'eleggerne una, e quindi è una persona che fondamentalmente potrebbe, e proprio per questo motivo, trovarsi un po', sentirsi più che trovarsi autolimitato o autolimitata, ecco, questo mi viene da dire. La dea della discordia, come sai, Eris aveva questa mela d'oro che era la sua realizzazione e non sapeva a chi darla, a Era, ad Atena o a Afrodite, e quindi di conseguenza da qui nasce il mito, tanto Pollon l'abbiamo visto tutti, a parte gli scherzi, nasce il mito della dea che appunto doveva dare questa mela d'oro a una delle tre figure, e sono tre aspetti della tua personalità. Potrebbero anche questi tre aspetti essere legati a situazioni o persone diverse, per esempio io nei video sono Cronus il saggio, ma nella vita reale sono Marco, la persona che fondamentalmente è un po' misantropa, però c'ha quei 3 o 4 amici con cui fa il cazzone, capisci? Anche scegliere la personalità da gratificare, secondo me, qua. Un pochino potrebbe essere anche questo, e ad ogni personalità corrisponde lo specchio di una via di realizzazione che forse ancora non hai individuato, e forse da qui nasce o il tuo blocco o la tua voglia di bloccare. Bene, teniamoci Eris come carta orientativa e andiamo a vedere con un mazzo altrettanto stupendo, l'Old English Tarot, quali sono le tue potenziali vie di realizzazione. Per te che hai scelto la variante dell'avventurina. E soprattutto quale di queste vie ti conviene seguire. Il 4 di coppe, il 2 di denari, il 3 di spade, la forza, il carro, l'asso di coppe, il 7 di coppe, la papessa, il 10 di bastoni. Allora, la prima via, secondo me, no, è quella attuale. Un po' il 4 di coppe rappresenta la fermezza, la stasi, il non muoversi, la mancanza di stimoli forse anche, e quindi potrebbe rappresentare un momento che ben fotografa l'attuale situazione di fronte a questo 2 di denari, carta di ritorno, di indecisione, carta anche di due possibili scelte, magari in campo lavorativo o in campo affettivo, quindi ti dice attendere non ti conviene, perché ti porterebbe a una situazione conflittuale nella quale, cercando di mantenere il controllo su due situazioni differenti, in amore come nel lavoro, o comunque su il passato da rilasciare e un ipotetico futuro da abbracciare, rischi con un 3 di spade di restare un po' ingabbiato o ingabbiata in quelle che sono anche magari le energie del momento, quindi l'indecisione, quindi la voglia di rivalsa, quindi il senso di controllo ossessivo su tutto e su tutti. Non devi avercele tutte, possono essere anche
una su tre, oppure 2 su 3, oppure un'altra espressione che comunque non ti porta a vivere bene. Quindi quella che è la tua strada al momento va certamente cambiata. Io ho buttato giù 2 possibilità, delle quali una è identificata dagli arcani maggiori ed è sicuramente quella più produttiva, perché ti porta ad un asso di coppe. L'altra non è detto che sia sbagliata, però ti porta a un 10 di bastoni e a una papessa, soprattutto forse un po' più faticosa, direi. Però ecco, andiamo ad analizzarle. Una forza è una carta di nuovo di virilità, di nuovo di cura di se stessi, così come il carro sono carte di cura di se stessi nel profondo e ascolto di se stessi nel profondo, come l'asso di coppe ci dice. E quindi forse anche eliminare un po' la paura di questo 3 di spade, che non si riesca a controllare l'evolvere di una situazione può portarti a realizzarti, qualunque sia la strada che scegli, che comunque ti porterà lontano o lontana dall'attuale situazione. La forza può rappresentare un nuovo rapporto di lavoro, può rappresentare un nuovo amore, può rappresentare il concedersi anche a un momento nel quale magari ci si conosce e quindi si va un po' più a fondo nella frequentazione, ma non rappresenta la nascita di un amore, rappresenta più la sessualità, rappresenta più l'appuntamento, rappresenta più quello che è il sedursi, il gioco della seduzione e la carnalità di conseguenza. E quindi guardare un po' più al lato pragmatico nelle relazioni come nel lavoro, magari sbattendosene dichiaratamente di quelle che saranno le conseguenze, scegliendo di pancia, non ascoltando tutto questo fardello limitante che in questo momento ti impedisce di muovere un passo verso la realizzazione. Sei attratta da quella tal persona, proponiti, quella tal persona ti fa la corte e tu non sai se accettare, ma sei comunque coinvolta emotivamente. Abbraccia questa esperienza, ti cambierà radicalmente nel profondo, ti farà crescere. Quel lavoro che magari ti costringe a metterti in gioco anche fisicamente, perché può essere un lavoro dove magari devi comunque anche dare un apporto fisico e quindi magari ti spaventa, può essere la lontananza, può essere il fatto di non avere orari. Bene, accettalo, abbraccialo, perché comunque alla fine ti porterà con questo carro ad abbracciare quella che è una situazione che forse 8-7 ti farà tornare indietro su quelli che sono i tuoi propositi e quindi magari ti farà un attimino mettere in gioco oltre quello che sono le tue aspettative, ma ti porta a un asso di coppe, quindi ti porta a una grande abbondanza. Devi accettare un qualcosa che cambi radicalmente la tua fisicità, o la presenza di una persona, o magari l'ingresso di nuovi amici, nuove persone anche a livello sociale, e la forza e un carro mi possono rappresentare proprio l'aprirsi appunto a nuove conoscenze, nuove persone, o il cambiare radicalmente frequentazione di persone. Qui c'è un qualcosa che deve influenzare la tua materialità e al quale devi aprirti. Non devi restare in quelli che sono i tuoi sogni, un po' i labirinti mentali che ti sei costruito o costruita, che per quanto siano belli tarderanno a realizzarsi, anche perché qua c'è una papessa e ora ti spiegherò il significato di queste carte. Quindi qua la possibilità che ti viene consigliata dal tarocco è quella di scegliere di andare avanti anche a dispetto dei vincoli che puoi avere in questo momento, quindi magari anche di recidere quel contratto che non funziona più, quella storia che non funziona più, quella situazione anche amicale che non funziona più, e aprirti alle sorprese della vita. Un carro è una carta di viaggio, di spostamento, il 2 di denari anche, la papessa anche, hai 3 carte di viaggio, quindi comunque tu devi scegliere di tagliare radicalmente la tua quotidianità per ricrearne un'altra, e però questo dovrebbe costarti appunto il sacrificio di un vincolo che hai ora a favore di un altro vincolo che qua vai a abbracciare, amicale, relazionale, lavorativo, ed ecco che qui viene proprio un cambiamento radicale su tutto. Forza e carro sono anche 2 carte legate alla legalità, quindi se devi passare per una situazione legale e ti stai chiedendo se sia giusto o meno, passaci, perché comunque qua vai alla vittoria. Forza e carro sono anche carte che riguardano la
cura di se stessi, ma anche lo sport, ma anche il moto, il movimento. Quindi se qua devi fare un qualcosa che implica il muoversi non tanto da un posto all'altro come ti dicevo inizialmente, ma anche proprio l'usare le braccia, l'usare le mani, l'usare le gambe, quindi il darsi da fare a livello proprio fisico, accetta, perché qui probabilmente da qui passa un grande trionfo per te. Forza e carro infine sono la carta di chi movimenta una situazione facendo entrare un terzo o una terza in una relazione consolidata. Lungi da me il voler incitare la gente a mettere le corna, però qua ti dice effettivamente da qua passa una situazione che ti porta poi alla realizzazione. Quindi se ci sono queste possibilità, ti ho dato alcuni esempi, puoi abbracciarle benissimo, sicuro o sicura che inserendo un po' questo virus, questo malware nella tua quotidianità, sicuramente si va a attivare, si va a mettere in moto un qualcosa che poi ti porta ad un asso di coppe, quindi alla completa realizzazione, a dispetto, ti ripeto, di un'attuale situazione momentanea che, pur essendo una situazione bella perché rappresentata da una forza, forse soffre un po' di mancanza di libertà, o magari anche di mancanza di, perché la forza può essere carta di persona franca, persona virile, persona amica, che può rappresentare te o altre persone, ma può essere anche la carta dell'imposizione. Ed ecco che un carro viene un po' a ribellarsi all'imposizione, creando di fatto un'altra possibilità, quindi appunto agendo per vie legali in una storia per chiuderla, o in un contratto di lavoro per chiuderlo, facendo entrare l'amante in una situazione a tre. Insomma, qui tu hai bisogno proprio di un elemento fisico nuovo nella tua quotidianità, e dato che qua è rappresentato da un carro, al 90% si tratta di una situazione dove c'è una persona più che un evento, ecco. Mi viene anche da pensare che se qui con una forza che è anche una carta di notizia e un carro che è anche una carta di visibilità stai facendo un lavoro simile al mio, quindi YouTube, social, eccetera, una collaborazione potrebbe rivelarsi preziosa. Però anche qui sembra che tu non voglia fare questo passo. Ecco, fallo, richiedi questa collaborazione, o magari richiedi a una persona. Collaborazione può voler dire magari io che faccio il crossover con un altro cartomante, ma può anche voler dire io che chiamo un ragazzo, una ragazza ad aiutarmi per realizzare i video. Ecco, qui c'è bisogno proprio di persone fisiche differenti che vengono a rompere un po' una catena che al momento può essere anche bella in potenza, ma che sta ferma, non si muove. Devi regredire, diciamo, agli albori della tua motivazione, portando un 4 di coppe ad essere un asso, quindi togliendo il 3, togliendo una carta che certamente, come tutti e tre, è una carta di fare, ma che al momento è un fare che gira un po' attorno a se stesso, e quindi di conseguenza qua ci vuole proprio l'elemento fisico nuovo. Per alcuni, ripeto, qua si tratta proprio di uno spostamento per trovare una persona, oppure uno spostamento mentale per far entrare una persona in una situazione già consolidata di lavoro, di amore, eccetera, che porta poi a nuovi equilibri nel tempo. Te lo dico senza problemi, puoi usare anche la magia, perché un 7 di coppe è anche una carta di magia, di sogno, di connessione universale, insomma una carta che va a parlare di quello che è appunto l'universo magico. E anche la papessa. Puoi farlo, sì. Puoi farlo semplicemente anche mettendo per scritto i tuoi sogni e facendo una richiesta all'universo. Oppure, se sei più avanti in un cammino esoterico, puoi proprio usare un rituale che, lo vedo qui ma lo vedo anche qua, canonico, perché la papessa è comunque canonica. Non è che non funziona, è che creando tu l'evento, ovvero spezzando tu energeticamente la tua vita con una scelta che va a cambiare gli equilibri fisici, arrivi prima. Arrivi anche con questo, solo che se qui ci metti 1 anno, 2 anni, qui ce ne metti 5 o 6, capisci? Quindi in realtà le due strade sono queste: tu devi cambiare la tua quotidianità creando un evento fisico
che si concretizza attraverso uno spostamento fisico o mentale e soprattutto attraverso l'apporto di una persona la cui energia, nel lavoro come nell'amore, viene a creare fondamentalmente un disequilibrio energetico nell'attuale situazione e quindi ricrea movimento. Non è detto che quando entrano altre persone nella nostra vita entrino sempre per atteggiamento conflittuale, ci possono essere anche situazioni già consolidate che vengono scosse e rimotivate, rimesse in moto dall'entrata di un qualcuno. Oppure, ti ripeto, puoi lasciare tutto com'è e usare una richiesta a livello magico. Però, secondo me, qui la lezione che devi imparare è un pochino a non adagiarti sulle sicurezze e quindi di conseguenza nel momento in cui tu questa lezione dimostri di averla imparata, ecco che l'universo ti dice bravo, brava, ecco questo è quello a cui ambivi, quello a cui volevi raggiungere. Dall'altra parte lo puoi fare, però magari l'apprendimento di questa lezione passerà per un'altra strada. Più o meno è questo quello che mi viene da dirti. Andiamo a vedere con gli oracoli. Woodland Wardens, per te che hai scelto la variante dell'avventurina. L'antilope e la spiga, anche sui terreni più accidentati può crescere un qualcosa che vada a beneficio di noi stessi e della comunità. Sostanzialmente il messaggio della carta è questo. Quindi ti ripeto, qua ci deve essere una visione molto più ampia anche dei rapporti sociali e quindi magari una volta tanto che le carte mi dicono guarda non predicare la misantropia, io accetto di buon grado il consiglio e ti dico apriti ad altre situazioni, perché pur se vai a creare un movimento potenzialmente anche distruttivo per una situazione, in realtà si rivela costruttivo per te. Quindi ti porto l'esempio, vai a fare causa o vai a aprire un'avvertenza lavorativa, crei questo malware in una situazione già consolidata che sicuramente poi per te rappresenta un terreno accidentato, però poi il frutto alla fine c'è una storia che non va, ti apri ad un'altra occasione, non è detto che l'altra storia precedente sia finita, magari è semplicemente un momento in cui hai necessità di comprendere se veramente la persona precedente ti risuona così tanto o seppure hai bisogno del nuovo, ed ecco che qui alla fine la risposta ti arriva e ti arriva come un frutto importante per te. Quindi hai bisogno di creare un terreno accidentato. Questa cosa non è così fuori dai criteri, diciamo. Alle volte abbiamo bisogno di resettare tutto. Come ho detto in un video precedente, qualche settimana fa, a volte abbiamo bisogno di essere un po' teste di cazzo, perché comunque fa parte della natura umana e qui tu hai bisogno di fare il colpo di testa, hai bisogno di resettare tutto, anche se poi dovessi riprenderti la vita precedente, hai bisogno del momento in cui tutte le sicurezze che hai vengono messe in discussione, tutte esplodono in una situazione appunto accidentata dove comunque tu puoi piantare nuovi semi, perché forse questa imposizione viene proprio dal dover, come dice anche la carta dell'antilope, tener conto di troppe persone, e l'amante, e il marito o la moglie, e il datore di lavoro, e i figli, e qui e là. Quindi qua forse tu hai bisogno proprio di sorprendere tutti con una decisione improvvisa, arbitraria, che rimetta un po' tutto in riga per come lo vuoi tu. Ti torno a dire, anche con la magia lo puoi fare, però non è detto che la magia risolva sempre le situazioni, può anche essere un qualcosa che magari tu vai a fare con le migliori intenzioni possibili, però poi si scontra con quello che era il corso del destino che magari
contro ogni tua aspettativa si sarebbe risolto in tempi più brevi. Andiamo a vedere cosa vuol dirti anche l'oracolo degli spiriti degli animali. È una bella variante questa, perché qui tu hai un po'... Allora, quando si parla di tarocchi spesso si menzionano le lettere ebraiche e si parla dell'associazione bagatello con l'Alef. L'Alef è una lettera interessante perché rappresenta sempre uno shock. Cioè, se tu guardi come è fatta la Alef, c'ha una linea così, un blocco, uno scarica di energia sopra ed una scarica sotto, quindi è proprio l'azione divina che arriva, pam, e crea un disequilibrio su un qualcosa che laddove affonda delle energie dall'altra parte ne fa emergere altre. Tu hai bisogno di fare l'atto creativo, tu hai bisogno di creare questo. Ecco perché questa variante è bella, perché l'atto creativo è un qualcosa che nasce sempre da noi stessi, dalla nostra profondità, ed è un qualcosa che possiamo noi scegliere come farlo. Basta che spacchi, che sia in disequilibrio con le aspettative degli altri, che sia un atto liberatorio. Insomma, un atto creativo fondamentalmente è un atto magico. Ecco perché qui ti dice potresti proseguire anche lungo la strada della magia, ma non ha senso, perché già ti basta l'atto creativo, che è un potere grandissimo. Vediamo cosa vuol dirti l'oracolo degli spiriti degli animali. Lo spirito del pavone, fai splendere la tua luce. Io penso che non ci siano altre cose da aggiungere a questo punto. Tu hai bisogno proprio di decidere il corso della tua vita, e per far questo devi rinunciare a quei vincoli che la tua luce invece tendono a soffocarla, pur se questo potrebbe causarti discordia con le persone attorno a te. Torno a dirti, fai il tuo atto creativo. Oggi abbiamo il nostro gattino, dal quale sceglieremo una frase per te che hai scelto la variante 1, anzi prima me lo mescoliamo un po'. Vediamo un po' il gattino che cosa vuol dirti. Scegliamo, eccolo qua, un messaggio da parte del nostro gattino per te che hai scelto la variante dell'avventurina. Ad ogni singolo filo d'erba è destinata almeno una goccia di rugiada. Se hai strade alternative, se hai potenziali nuovi amori, se hai potenziali nuovi lavori, se hai idee che ti sembrano anticonvenzionali, sappi che puoi nutrirle, che l'universo le nutrirà con te, e poi starà a te scegliere se far diventare quella goccia un oceano e quindi cambiare vita, oppure se magari tornare, come si dice in modo tradizionale, ai santi vecchi. Però ecco, una bella variante. Tu hai il potere creativo di scegliere il tuo domani e hai il potere di farlo in maniera anche molto veloce, qualora tu lo desideri veramente. Io ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante dell'occhio di tigre. Andiamo a vedere con un mazzo straordinario, il mazzo dei tarocchi dei Visconti Sforza lamina dorata, chi sei tu che hai scelto la variante dell'occhio di tigre. Ne approfitto per ricordarti che dal 7 al 27 di agosto la Lucerna di Cronos ferma i video per qualche giorno di ferie, ma non i consulti. I consulti continueranno ad essere tenuti per tutto il mese di agosto, salvo qualche giorno intorno a Ferragosto, ma comunque poca roba. Per i video ci rivedremo a settembre con un nuovo layout, con nuovi contenuti, insomma con un completo rinnovo del format dei video. Andiamo a vedere chi sei tu che hai scelto la variante dell'occhio di tigre.
Il 9 di bastoni, bella carta, mi piace parecchio il 9 di bastoni. Il re di spade, la papessa, il re di denari. Il 9 di bastoni è una carta di grandi distanze fisiche o mentali, può essere una persona che ha molte ambizioni. Anche il re di spade è una carta di ambizione e anche a suo modo la papessa, poiché è un'accumulatrice di esperienze come laddove gli sia consentito di beni materiali o anche di sapere, e il re di denari alla fine è una persona che capisce il valore del commercio. Potresti essere una persona che ha un'attività in proprio, ma non è detto che sia così, anche se la papessa e il re di denari potrebbero orientarci verso una situazione del genere. Può essere anche una persona però che lavora alle dipendenze di qualcun altro o che magari sta cercando lavoro. Certo, queste carte danno l'idea di solidità. Il 9 di bastoni è una carta legata al fuoco, della carta che mi simboleggia tutta l'energia della stesa, e quindi potresti avere un segno di fuoco o un segno di fuoco importante in tema natale, ascendente, oppure anche una Venere, che ne so. Però in generale poi abbiamo tutti gli altri segni: il re di spade è aria, la papessa è acqua, il re di denari è terra, quindi in realtà come tema natale mi sembra anche abbastanza equilibrato. Certo non sarà per tutti, però per la maggior parte suppongo di sì. La papessa può essere anche una persona che ha un legame particolare con la casa, forse abiti ancora in casa con i tuoi, o forse magari hai particolari situazioni da risolvere con la casa. Il re di denari è certamente una figura che si proietta nel divenire attraverso una fedeltà a quella che è la propria storia, a quella che è anche la propria storia intellettuale, i propri principi. Quindi fondamentalmente è una persona che sa il valore che ha e sa il valore che può rivendicare. Così è anche il re di spade. Certo, la differenza è che il re di denari è una persona che sa mediare, sa vendere e sa vendersi, mentre il re di spade forse risulta un pochino più assertivo. Ciò nonostante, anche un re di spade è sicuramente una carta importante, in quanto rappresenta una persona che ha un'attività mentale estremamente forte, un qualcuno che sa programmare, sa teorizzare, sa anche sognare in grande, come già ci diceva la carta del 9 di bastoni. 2 re, la crescita e la maturazione di progetti, accompagnati da una papessa. Dove vuoi arrivare ben lo sai, forse non hai nemmeno bisogno di strade alternative, forse la strada alternativa per te potrebbe essere uno sfizio o una sorpresa che magari potresti scegliere di concederti, ma forse con poca convinzione. Del resto un re di denari è anche una persona che sa sperimentare, quindi sa provare le alternative prima di giudicarle per partito preso. Una papessa è una carta anche di benefici economici. Potresti essere una persona che in questo momento ha la necessità di incrementare la sua situazione economica o di accrescere quello che è il suo potenziale economico, con un re di spade probabilmente in attesa di un rinnovo lavorativo, di un contratto o magari di una decisione sul lavoro. In alternativa potrebbe esserci una situazione nella quale da dipendente vuoi fare il gran passo per diventare comunque una persona che lavora in solitudine. La papessa è carta di contratto, carta di burocrazia, carta anche di legalità, quindi qua ci potrebbe essere anche una persona che potrebbe scegliere di allontanarsi da una situazione di coppia per aprirsi a un altro, o semplicemente una persona che sta non decidendo fra 2 possibilità che il destino gli ha presentato a livello lavorativo, a livello di amore, a livello di situazioni di vita in generale. Il 9 di bastoni ha come qualità quella di proiettarsi nel futuro anche con l'aspetto divinatorio, quindi potrebbe essere anche il darti un lavoro, una situazione lavorativa che ha a che fare con la cartomanzia, magari la divinazione, le energie sottili, oppure magari al contrario, il lasciare un lavoro che ha a che fare con queste cose per trovare una situazione che magari ti toglie meno a livello energetico e ti dà di più a livello di integrazione sociale. Ma il 9 di bastoni può rappresentare anche l'alzare i muri, il cercare la fiducia e il proiettare la fiducia, e di contro lo scontrarsi con quella che è un po' la sfiducia, la disillusione verso
le persone in generale. Quindi qua può esserci una persona che magari appunto per questo discorso di fiducia deve forse ritrovare una sua dimensione che gli dia maggiore stima, maggiore autostima, anche maggiore motivazione, quindi lasciare un po' questo mentalismo a favore di quello che è l'atteggiamento appunto di un re di denari, chi non si priva delle esperienze. Certo la papessa non sceglie, la papessa forse sta bene così com'è, come si diceva all'inizio, forse è una persona che non ha proprio tutti gli stimoli a scegliere, sta bene nel suo mondo, pur se ne percepisce tutti i limiti al momento. C'è anche da dire che, per chiudere il discorso, se fossi una persona che veramente opera in campo esoterico o ha comunque una forte connessione con le discipline appunto della cartomanzia, del reiki, dello yoga, della magia in generale o anche dell'oniromanzia, qua ci potrebbe essere la possibilità di abbracciare un maggior livello di consapevolezza, ma solo rilasciando appunto quella che è magari una tempra, forse frutto di un'educazione troppo rigida. Anche perché qui la famiglia, l'influenza della famiglia, secondo me, è comunque molto 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 forte. Se ti riconosci nella descrizione continua pure a guardare il video, in caso contrario hai altre due possibilità. Prima di andare avanti estraiamo anche per te l'oracolo dell'Ancient Feminine Wisdom, vediamo che cosa vuol dirti. Per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre. Eurinome, la creazione, dal caos risorge il mondo. Sei una persona che forse in questo momento potrebbe, con questo re di spade su papessa, avere sicuramente, come ti dicevo, ben fisso l'obiettivo in testa, ma non avere idea di come raggiungerlo, qualsiasi esso sia, amore, lavoro, un sogno, il miglioramento della situazione economica, insomma tutto ciò che vuoi, non sai come fare. Andiamo a vedere col tarocco dell'Old English, un altro mazzo straordinario. Quali sono le tue potenziali vie di realizzazione? Per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre. Il 6 di bastoni, il sole, l'appeso, il 5 di spade, il 4 di denari, l'eremita, il carro, il re di denari di nuovo tra l'altro e il cavallo di spade. Un 6 di bastoni è una carta di successo, di visibilità, ma anche di inevitabili invidie, può rappresentare conflitti sul lavoro, può rappresentare magari gelosia in amore, possessività, che vengono portate alla luce da un sole, una carta di realizzazione, proiettate su un appeso. È certo che per come ora la tua situazione, se la lasci andare, se ti affidi al destino, forse potresti trovarti magari a rimpiangere quelle che sono le occasioni perse nel passato. Un 6 di bastoni getta le basi per un bel futuro, su questo non c'è dubbio. E un sole anche, probabilmente questo buon futuro lo
porta ad un'espansione rapida, ma c'è un appeso, una latente insoddisfazione, oppure l'invidia di altre persone, oppure magari quello che è un senso di sacrificio eccessivamente pesante che poi verrebbe a gravare sulla tua situazione, magari impedendoti di vivere bene e magari anche portando poi nel tempo quella che è una sensazione di oppressione che poi ti porterebbe a sviluppare dinamiche compensatorie. Qui devi rilasciare almeno la forte attrazione verso la materia, perché soprattutto nella seconda delle opportunità, quindi il concentrarti esclusivamente sulla materia, è difficile trovare un senso costruttivo ad un 5 di spade, però il 5 di spade può essere anche la persona che sviluppa un'attrazione morbosa verso la materia, e il 4 di denari diventa appunto il non piantare i propri semi, il conservarli in cassaforte. Certo è anche una carta di investimento, per carità, però il rischio è la solitudine, o anche se solitudine non è, solitudine intellettuale, quindi quando un po' ci si sente soli in quella che è la folla. Non sono due vie molto belle, quindi il dimenticare un po' tutte le esperienze della vita, il focalizzarsi sull'unica situazione economica in questo momento non è costruttivo per te, perché mancheresti appunto di quello che è il potere di un sole, che è anche una carta di vita vissuta, di socialità, di relazioni, non solo relazioni amorose, anche familiari o anche amicali, eccetera, e di un 4 di denari che comunque è una solidità e il posto che ci spetta nella cerchia sociale che viviamo. E quindi forse andresti a sacrificare un po' questi. Devi saperti vendere, questa è la migliore occasione per te, la migliore strada. Devi sapere che ad un certo momento dovrai fare delle scelte che in questo momento stai rimandando. Scelte che probabilmente comportano il grado del vendersi. Questo non è un concetto così scontato, perché il grado del vendersi è comunque un qualcosa che è importante. Ci sono delle persone che per avere beneficio economico, per avere anche magari una posizione sociale o per avere magari qualsiasi altro tipo di miglioramento, si vendono in maniera totale, quindi magari dalla persona che si sposa per amore fino alla persona che magari diventa il lecca fondoschiena, diciamo così, dei capi al lavoro, fino alla persona che diventa servile in tutto e per tutto. Ecco, questo a te spaventa molto, perché ti peserebbe qua, però è anche vero che una forma di diciamo di vendersi che porti equilibrio va trovata. Questa è la prima cosa che mi viene da dire, perché se ti setti troppo unicamente su te stesso o te stessa, finisci col guardare al passato e contemplare il tempo perso. Se lasci andare, quindi se lasci fluire, probabilmente diventa molto faticoso riuscire a raggiungere i tuoi obiettivi con un appeso. Quindi le due vie non sono molto buone, ecco, diciamo il lasciar fare al fato, che comunque alla fine nel tuo fato c'è anche sicuramente la mossa migliore per te, però il lasciar correre oppure il settarsi unicamente sull'aspetto materiale, diciamo che non ti portano bene entrambi. Quello che ti porta bene è questo cavallo di spade. Io amo la figura del cavallo di spade, lo sai, perché è un apportatore di equilibrio, un apportatore di giustizia, e quindi ti viene a dire devi trovare il giusto mezzo. Il giusto mezzo vuol dire anche cambiare caratterialmente quella che è la tua concezione, soprattutto quella che è la tua concezione di stabilità, perché qui secondo me c'è un po' una concezione di stabilità viziata, nel senso probabilmente sei una persona che ha sofferto un qualche tipo di stabilità, stabilità affettiva, stabilità finanziaria, stabilità emotiva, e quindi di conseguenza hai un po' un'idealizzazione della stabilità come un qualcosa che perduri nel tempo, quasi fosse una moda sacra e inviolabile. In realtà qua ti dice la vera stabilità sta nel sapersi destreggiare, nel saper portare equilibrio in quello che è il riuscire a mantenersi le porte aperte ma con discrezione, ovvero la porta è aperta però sappi che per passarla hai voglia te. Quindi
Qua ti viene a dire di motivarti un po' di più su quella che è l'autostima, perché le chiavi per il successo ce le hai, darti delle possibilità, non negartele. Il Re di Denari non si nega le possibilità, è uscito anche in precedenza e ti ho detto che non si nega le possibilità, ma sempre fermo restando che la centratura deve essere la tua, non deve dipendere da quelle che sono situazioni o persone esterne a te. Come si concretizza questa lezione che devi imparare inerente a quella che è la tua situazione di stabilità, torno a dirtelo, in qualsiasi ambito, in soldoni, in fatto di predizioni spicciole, detto allora come ora no, non puoi continuare perché vai verso un momento in cui probabilmente la pesantezza la senti tutta. Le due opzioni che hai è accettare quella che è una solitudine intellettuale, quindi forse anche il diventare un po' più chiuso, un po' più misantropo, un po' più magari anche poco incline alla socialità, e investire tutto su di te e quindi portare alla fine il tuo cammino a dei livelli importanti a livello materiale, sapendo che però così sacrifichi un po' l'aspetto emozionale, quindi di conseguenza vai a spegnere, un po' come se questo 5 di spade tradisse quello che è il tuo aspetto emozionale, un po' come se lo lasciasse indietro a favore di un controllo ossessivo quasi, o che limita l'ossessione su quelle che sono le risorse, gli investimenti, e quindi anche proprio investimenti fisici qua nel tempo. Con un eremita possono essere investimenti mentali, l'eremita è uno studioso, è un ricercatore. Con un 4 di denari possono essere investimenti fisici, quindi case, quindi giocare in borsa, quindi fare tutte quelle operazioni, speculazioni finanziarie che comunque nel tempo ti portano alla realizzazione, pur rendendoti forse un pochino misantropa, quindi puoi scegliere questa strada. La seconda strada è quella di trovare una situazione che metta in luce le tue qualità, perché il carro è una carta che mette in luce le proprie qualità, ma accettare di cambiare anche la fedeltà a se stessi, quindi anche di cambiare quello che è il modo di concepire la propria vita, di cambiarsi nelle strutture più profonde, quindi magari di rinunciare a un po' di stabilità a beneficio di un equilibrio interiore, quindi magari in questo caso aprirsi anche alla maggiore socialità. Un re e una regina di denari di solito sono figure molto sociali, un carro ha un ruolo in società, e quindi di riportare un equilibrio fra quella che è la tua concezione materiale e quella che è la tua concezione animica, interiore o spirituale. Devi riuscire, secondo me, a scegliere una di queste due strade. Per te sono entrambe fruttifere. Certo, la seconda ti dà un po' meno in termini di realizzazione materiale, ma ti compensa equamente in termini di realizzazione spirituale. Il cavallo di spade è anche una carta di chi si sorprende costantemente, il re di denari è la carta di chi si dà le possibilità, il carro è la carta di chi comunque non ha paura di misurarsi con gli altri. È una questione sempre di sicurezza, bisogna vedere da che angolazione tu guardi il concetto di sicurezza. Se lo vedi come una moda di assoluta, questo per te sarà, ma ti lascerà un po' vuoto, un po' vuota. Se pensi che il tuo successo sia condivisibile con gli altri, ovviamente in maniera con criterio, ecco, non condivisibile nel senso che devi dare tutto ai poveri come facevano i santi del Medioevo, però ecco che qui, soprattutto condividendolo anche a livello di anche soprattutto a livello familiare o a livello magari con le persone più vicine a te, allora tu riesci a portare un equilibrio. Se parlassimo di amore, qua ci potrebbe essere veramente un discorso di un qualcuno che in questo momento non si fa grandi aspettative, nonostante magari ci siano delle situazioni in potenza che possono essere risolutive e magari possono anche portare bene con un 6 di bastoni, e soprattutto con un sole che va a mettere in luce le qualità di un qualcuno che magari segretamente o nemmeno tanto segretamente ci ama, ma che ci costa forse un po' di fatica. Ed ecco che qua hai due scelte. Qua puoi avviare una situazione lontano da un qualcuno che
o ti si è palesato o palesata o ti si paleserà, e quindi scegliere di puntare tutto su te stesso, su te stessa, chiudendoti anche a quelle che sono le situazioni d'amore. Oppure qui c'è un'altra possibilità, come vedi si tratta di un re di denari che deve dare un po' la palma del campione a quelle che sono due figure, un carro e un cavallo di spade, quindi sono tutte e due in movimento, in divenire, o magari se sono già presenti sono due figure che comunque sono non costanti magari, o persone che magari non hanno una presenza non costante anche nella nostra mente. Ecco, il re di denari ti dice in questo caso di saper scegliere quella che ti apporta maggiore equilibrio, perché probabilmente una ti dà quella che con un carro è sicuramente una forza, una grinta, una determinazione, che però può anche portarti, nel momento in cui tu non sia convinto o convinta della scelta, un po' a rimpiangere quello che era il tempo in cui le porte erano tutte aperte. La seconda, quella che paradossalmente ti convince meno, che sembra convincerti meno, è in realtà quella che ti porta all'equilibrio, ti porta più serenità, ti porta più tranquillità. Ma anche qui si tratta della portare stabilità, del concetto di stabilità. Scusami, tu stai cercando ossessivamente una stabilità che non puoi essere la persona che fondamentalmente ha una sicurezza inviolabile e sacra, perché fondamentalmente qua ti dice nella tua, in questo momento, nella tua vita, c'è la necessità di un equilibrio che sacrifichi anche parte della materialità. Quindi, per dire, se c'è quella casa da vendere, se c'è quella situazione di beneficio economico da dover rivedere, se c'è quella vittoria legale da trattare, se c'è quel divorzio da trattare, ecco, meglio scendere a patti in un momento come questo, come fa questa situazione qua giù, e avere poi in seguito una stabilità, che volere tutto e subito per poi in seguito dover ripensare alle scelte frettolose fatte in passato. Perché secondo me qui c'è proprio un'idea di stabilità che in un certo senso ti compiace, ti motiva, dall'altro ti ossessiona un pochino, ecco. E quindi quelle che sono fondamentalmente qui, direi che più che un discorso di più possibilità, c'è proprio un discorso di differente approccio tuo. Un carro è un leader, un 5 di spade è un accumulatore, seriale peraltro. E quindi tu devi scegliere se diventare leader o se essere accumulatore seriale. Fondamentalmente è questo che ti stanno dicendo. Andiamo a vedere col Woodland Wardens, per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre. La tartaruga e il coriandolo. La carta ci dice che è il momento di concentrarsi sulla nidificazione, l'allevamento, l'insediamento, quindi di prendersi cura del tuo ambiente in modo da favorire una sensazione di casa. Però potresti anche sentirti un solitario, una solitaria, e quindi essere come un eremita. Considera di pianificare un'esperienza nuova per te. Il tuo spirito trarrà beneficio anche da quello che può essere un viaggio, che in realtà è un viaggio dentro se stessi. Qualora fosse anche un viaggio fisico, in realtà ti servirà per riscoprirti. Ed ecco un po' quello che ti dicevo prima: tu puoi restare a curare te stesso, te stessa, però sappi che diventi un eremita. Puoi scegliere di condividere la tua vita, le tue esperienze con gli altri, e quindi diventi un leader o una leader. Sono favolose le carte, quando c'è una sentenza la ribadiscono, la migliorano, aggiungono dettagli importanti, notevoli veramente. È questo che mi piace delle carte. Andiamo a vedere cosa vuol dirti l'oracolo degli spiriti degli animali. Per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre. Lo spirito del coyote confida nelle deviazioni divine. Questa carta ci dice che
Probabilmente se al momento non hai una socialità con cui interagire, questo anche ce lo diceva il cavallo di spade, per te le occasioni arriveranno presto e arriverà presto il modo per cui tu riuscirai a tirar fuori le tue qualità di leader già sottolineate da un 6 di bastoni, e quindi riuscirai a capire che forse non è l'accumulazione seriale che fa di te un leader o una leader, ma è la condivisione anche a costo di quei piccoli sacrifici che comunque sono funzionali a far crescere quella che è la vera abbondanza, ovvero la mentalità che crea abbondanza. Andiamo a vedere il gattino, quale messaggio ha per te. Ne abbiamo 2 soli perché ne avevamo 3, uno è stato usato per la prima variante. Vediamo un po' qual è il messaggio del gattino per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre. Coincidenza è il modo di Dio di restare anonimo, Albert Einstein. È un po' quello che ti ha detto ora, che ti hanno ribadito ora, per te probabilmente non immediate, ma sono in arrivo delle opportunità per estrapolare da te, un po' come già l'atteso ci dice, per cambiare prospettiva su quello che è il tuo concetto di stabilità. Vi ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante del diaspro zebrato. Andiamo a vedere col magnifico tarocco dorato degli estensi chi sei tu in questo momento che hai scelto la variante del diaspro zebrato. Ti ricordo anche che dal 7 al 27 agosto la Lucerna di Cronos ferma i video ma non i consulti, che continueranno più o meno per tutto il mese, si fermeranno per qualche giorno ad agosto, a Ferragosto scusami, ma in generale andranno avanti per tutto il mese. A settembre ripartiranno i video completamente rinnovati nel layout e nella formula. Chi sei ora tu che hai scelto la variante del diaspro zebrato? Il 7 di spade. Il carro. L'asso di denari. Il 9 di bastoni. Sono 3 carte belle introdotte da una carta di 7 di spade, una carta che di solito fa pensare a quello che è il segreto, il disegno occulto, il pettegolezzo anche, o la persona conflittuale o che è in conflitto con qualcuno. Certo è che un 7 di spade va vista qui nella accezione tra virgolette positiva, che però in questo caso, essendo un'energia di base che controlla un po' il fluire di queste 3 carte, peraltro meravigliose, forse ci va a parlare di una persona che in realtà ha progetti, idee, sensazioni o disegni mentali che ancora non ha completamente manifestato, non tanto agli altri ma anche a se stesso, a se stessa. Il 7 di spade può essere anche una carta di potere magico latente. Potere magico latente che con un carro, un asso di denari e un 9 di bastoni, di nuovo carta di potenziale magico, va ad incrementarsi. Se hai un percorso in ambito esoterico o magico, sicuramente per te questo è un momento nel quale le energie sono particolarmente vibranti, importanti, particolarmente adatte a quello che è addirittura con un asso di denari un nuovo inizio in potenza, un qualcosa di completamente rinnovato. Ma non vediamola solo sul lato esoterico, il 7 di spade potrebbe rappresentare anche il segreto che mantieni in una relazione a 3, segreto che mantieni ammirando qualcuno o magari volendo entrare in simpatia a qualcuno, segreto che mantieni sui tuoi obiettivi. Bene, tutto questo avrà presto, con un asso di denari, un exploit
che ti permetterà di consolidare. Il 9 di bastone è una carta di fiducia, anche di notizie importanti che vengono da situazioni che al momento forse ci appaiono anche lontane. Ti permetterà appunto di consolidare, ce la faccio a dirlo, quella che è poi l'energia di un carro, quindi di una carta che di per sé è in perenne mutamento, sia a livello di potenziale sia a livello di carattere. Per quanto riguarda i segni, ce l'abbiamo un po' tutti qua, perché ci abbiamo Aria su quello generale, poi ci abbiamo un arcano maggiore, quindi il carro di solito rappresenta i segni d'acqua, mi sembra, e l'asso di denari rappresenta i segni di terra, quindi fuoco, acqua e terra. Ora, secondo alcune scuole, il carro invece rappresenta i segni di fuoco, quindi in realtà qui vedi un po' tu, io lo dico sempre, non c'è una regola generale veramente canonica per l'associazione, perché poi ogni volta che qualcuno ci tenta a metterla, c'è qualcun altro che dice ma il tale dice, ok, e quindi secondo me è anche un bene, ti dirò, perché comunque alla fine il tarocco non può essere costretto in un significato. Digressione a parte, acqua, fuoco e terra che ci dicono che comunque qua c'è un 9 di bastoni, carta di completezza, carta di possibilità, carta di dinamicità, carta di notizie, carta di possibilità, carta di anche centratura su se stessi, e laddove tu operassi in campo magico, esoterico, divinatorio, carta di miglioramento e carta anche di ampliamento delle tue facoltà. Quindi ecco, qui c'è una persona che è in cammino, che sta aspettando la o le grandi occasioni, sicuramente una persona non sarà per tutti e nella maggior parte dei casi ha un lavoro, e in una altrettanto ampia parte dei casi ha una latente sensitività che in alcuni casi occupa proprio per fare divinazione eccetera, e quindi qua c'è proprio una situazione di consolidamento. Per quanto riguarda l'amore, qui c'è un qualcuno che comunque ha le idee ben chiare, anche qui secondo me. Qui il papabile o la papabile c'è già, anche se in alcuni casi è occulto, non ci siamo ancora rivelati. Andiamo a vedere che cosa vuol dirti l'oracolo dell'Ancient Feminine Wisdom per te che hai scelto la variante di aspro fasciato. Antigone, la lealtà. Antigone, la lealtà ai propri valori, alla propria storia, alla propria tradizione, a quelli che siamo nel profondo, o addirittura alla nostra storia familiare o alle nostre radici, o anche le radici di un nostro atteggiamento. La lealtà è quella che ti è in questo momento più funzionale, la lealtà a quelli che sono i tuoi sogni, le tue ambizioni e tutto ciò che riguarda il realizzarti per come tu hai deciso. Bene, direi che è un'ottima combinazione per iniziare, e andiamo a vedere quindi con un mazzo altrettanto meraviglioso, l'Old English Tarot, quali sono le possibilità che hai di realizzarti nel minor tempo possibile. Tu che hai scelto la variante del diaspro fasciato. Il 7 di bastoni. Il 5 di coppe. Il mondo. Beh, già se lasci tutto com'è, secondo me procedi bene, però vediamo cosa vogliono dirci le altre possibilità. Nove di coppe. La luna. Il fante di spade.
l'otto di denari, il cavallo di coppe, il carro. A prescindere dal fatto che potresti lasciare benissimo tutto com'è, non deve spaventarti un 5 di coppe, carta di rinnovamento affettivo. Può parlare del fatto che per te, se sei singolo, arriva un'anima gemella, o se sei in coppia arriva veramente un periodo di gratificazione. Questo rinnovamento lo posso leggere non solo come rinnovamento fisico, ma anche come ritrovare la grinta, ritrovare la verve, ritrovare la passione, oppure anche come l'aprirsi a un qualcuno extra situazione di coppia, quindi l'aprire quella storia che comunque, nonostante tutti i vincoli che puoi avere, non ce la fai proprio a non aprirla. Quindi ecco, qua secondo me con un mondo in finale, qui io la vedo molto positiva, c'è il rimotivarsi effettivamente. Il 5 di coppe alla fine rappresenta quella sana dose, quella sana punta di egoismo che comunque serve per vivere, serve per evolvere, serve per crescere, alla luce di una carta di 6 di bastoni, un qualcuno che comunque in realtà ha già una buona base di partenza a livello motivazionale e addirittura potrebbe essere anche a livello di visibilità o di riconoscimenti da parte delle persone vicine. Certo c'è una punta di invidia, il 5 di coppe rappresenta appunto il rinnovarsi in quelle che sono proprio le percezioni di noi stessi, il non negarsi le possibilità. Con un mondo c'è realizzazione, quindi a prescindere dal fatto che potresti anche lasciare tutto così com'è, forse c'è da lavorare un po' su qualche aspetto limitante del passato che ci ha un po' feriti a livello interiore, però dai, ce la possiamo fare, Ecco, allora, con un 9 di coppe, una luna e un fante di spade io ci potrei vedere, anche qui possiamo parlare benissimo di lavoro o di amore, una possibile proposta esterna che viene per migliorarti come proposta costruttiva. Però vedi, la differenza è che quando io parlo quassù di una situazione a tre, per esempio in amore, qua o già c'è o c'è in potenza o già sai chi è la persona, cioè, qui si tratta di un qualcuno di nuovo. Ecco, questa non la vedo molto costruttiva, a dirti la verità, perché comunque una luna rappresenta sempre un po' anche una certa idea di illusione, sicuramente anche il sogno. Il 9 di coppe rappresenta un qualcuno o un qualcosa che ci seduce, ma che in realtà non ci dà poi grandi appigli, perché è anche una carta di apatia, di mancanza di stimoli. E un fante di spade può rappresentare appunto l'evento improvviso che però ci tocca forse troppo nel profondo. Quindi ecco, qui potrebbe essere anche l'attesa di un ritorno in amore, o della possibilità che un qualcosa del passato torni a far parte della nostra quotidianità a livello di amore e di lavoro. E quindi qua lo sperare su un qualcosa del passato che si riaffacci, e lo farà, o l'avere un qualcuno che comunque ci si propone, soprattutto tramite social qua, e che magari ci propone quel tal affare, oppure magari ci propone di conoscersi meglio. Ecco, qua la vedo un po' più difficile da gestire, mentre invece tu secondo me devi non toccare nulla e fai casino. Tanto per capirsi, qui può essere benissimo la persona nuova che conosci via social che ti fa la corte, ma può essere benissimo anche la persona che ti dice: ho visto che sei bravo, brava a fare questa cosa, che ne pensi di... non va proprio a tuo favore, qua. Qui ti conviene lasciare tutto com'è. Diversamente qua giù hai un 8 di denari, quindi una routine nella quale tendiamo ad inserire quei piccoli virus finalizzati a un cambiamento maggiore di crescita, un cavallo di coppe, quindi di nuovo hai l'idea del seduttore, però qui c'è un carro, quindi c'è una carta comunque di evoluzione anche in positivo. Allora, come le leggiamo queste carte? La differenza fra le due varianti è che qui tu hai un qualcuno che ti propone qualcosa di poco chiaro e in un certo senso ti aggioga. Qua invece aggioghi tu. Qua invece sei tu che aggiri un po' la trappola di questo cavallo di coppe, che riesci a
capire dov'è il trucco, che riesci a capire dov'è il malware che può in realtà fregarti nonostante tu lo abbia inserito. Quindi io ti dico, per te qui arrivano delle proposte nuove come rinnovo, sia motivazionale, quindi lavoro, quindi situazioni, sia affettivo, quindi anche se sei già in coppia o se sei single, devi tenere le redini tu. La differenza qua è veramente sottile, perché io ti ho detto puoi lasciare tutto com'è e tutto si compirà ugualmente, perché comunque qui secondo me è molto vicina come cosa. Ora, la differenza è che qua giù vai, secondo me, ad importi un po' sul corso degli eventi e sulle persone, col rischio magari anche di risultare forse un po' despota, quindi forse partendo da un atteggiamento già conflittuale. Qui invece semplicemente lasci fluire. Quindi qua la differenza la fa il tuo atteggiamento mentale, che poi in realtà è quasi sempre così. E il tuo atteggiamento mentale, nonostante questa occasione di rinnovo che vedo arrivare a brevissimo, può essere anche entro la fine dell'estate per dirti, tu devi essere in grado di rimanere centrato, vedi come questo mondo dentro l'ovale, nonostante attorno abbia tutte le potenzialità, tutti gli elementi, tutti i semi delle carte degli arcani minori, quindi in potenza ha già tutto. Ed ecco che la risposta fondamentalmente qua torna molto a queste tre carte iniziali, cioè tu hai capito uno dei grandi segreti della vita, ti basti. Questo è importantissimo. Ti basti senza essere un misantropone agghiacciante come Cronos, però ti basti. E quindi quelle che arrivano non è tanto per farti capire il tipo di via che fa la differenza, perché qui è già tracciata, è il tipo di energia che tu gli dai. Se ti assoggetti, ti divorerà. Se diventi despota, ti si ribellerà. Se semplicemente resti centrato, centrata, ti porterà a compimento. Quindi fondamentalmente qui secondo me non devi fare granché, qui arriva tutto di suo, non c'è da fare chissà quale sforzo, Potresti forse con un carro, io l'ho messa un po' come despota, ma potresti forse con un carro accettare un input esterno che magari ti smuova un po' da questa sensazione di stallo dell'attesa di un qualcosa, di un qualcuno che secondo quelle che sono le tue percezioni tarda un po' ad arrivare, anche perché comunque un 6 di bastoni è anche una carta di invidia, una carta di qualcuno che magari tenta di metterci i bastoni fra le ruote. Il 5 di coppe è un po' una carta di disappunto verso il passato, nonostante inviti a ricentrarsi e all'amore per se stessi, a darsi nuove possibilità. Insomma, potrebbe essere non certo una passeggiata per te e potresti aver dovuto attendere questa svolta che ormai è imminente da troppo tempo. Ok, sono d'accordo, l'8 di denari del resto è una carta di situazioni che non mutano, situazioni nelle quali i virus vanno inseriti poco alla volta, però comunque anche in questo caso un carro ti dice sì, ok, puoi scegliere anche la via della forza, puoi scegliere anche di rivendicare ciò che è tuo, però cambia anche caratterialmente. Un carro ha una visione da leader, un po' come dicevo nella variante precedente. Quindi fondamentalmente se tu già ce l'hai, perché tu già la maturi per il naturale corso degli eventi, non vedo quale sia il problema, ecco. Secondo me devi lasciare tutto com'è. Cioè qui devi semplicemente attendere, perché un'occasione è molto vicina, rinnovo affettivo, probabile riconoscimento o gratificazione lavorativa, soprattutto per l'affetto, qua ci vedo per l'amore. Quindi niente, lascia tutto così com'è. Andiamo a vedere cosa vuol dirti il Woodland Wardens. Tra l'altro io che ho selezionato le frasi, l'ultima che è rimasta è proprio in linea con questa lettura, mi viene a mente ora. Ed è bellissima, poi la vedrai alla fine.
Allora, l'anatra e il crisantemo. L'anatra è un animale fortunato, ci dice la carta, e quindi rappresenta quelle occasioni che esplodono improvvisamente nella nostra vita, un po' come in una palla colorata, così come il fiore del crisantemo. Quindi ti dice: hai lavorato bene su te stesso, su te stessa. Il crisantemo noi oggi non lo associamo certo alla vitalità e all'abbondanza, ma in realtà era un simbolo di vitalità e di abbondanza. Hai lavorato bene, hai costruito bene, hai saputo anche difendere quello che è il tuo essere al di là delle situazioni d'amore, di lavoro, e quindi ora è il momento di svolta, è il momento in cui tu colga il frutto e la promessa di quest'anatra. Quindi sì, colpi di fortuna in arrivo. I cari bei vecchi colpi di culo. Allora, vediamo un po' l'oracolo degli spiriti degli animali che cosa vuol dirti per te che hai scelto la variante del diaspro fasciato. Lo spirito della marmotta: è tempo di lasciare andare. Vedi, il 5 di coppe ti parla di rinnovamento affettivo, quindi il segreto del lasciare andare fondamentalmente, anche quando si dice nei consulti devi lasciare andare questa persona, devi lasciare andare questa situazione, fondamentalmente non è che devi dimenticarti, cancellare la persona, devi cancellare la situazione. La memoria comunque alla fine fa parte di noi. Devi, uno, guardare sotto un altro punto di vista quello che è stato il cammino di una determinata situazione o di una persona, trarne il buono e rilasciare. Ecco, il cattivo sì, devi dimenticarlo, o comunque dimenticarlo nelle sue linee generali, perché poi il senso più profondo, il male che ti è stato fatto è chiaro che non va dimenticato, ma va trasmutato, va fatto diventare potere personale. Ma soprattutto quando si dice il tempo di lasciare andare, fondamentalmente si parla del fatto che qui si deve avere la certezza che questo mondo siamo noi, e che quindi tutto ciò che di male e di bene c'è ci gira intorno, e noi dobbiamo solo allungare la mano per spiccare il frutto che più ci è ghiotto, più ci è buono, più ci porta beneficio. Quindi il lasciare andare altri non è che centrarsi su se stessi senza proiettare la propria realizzazione sulla presenza o meno di altre persone, sulla presenza o meno di mezzi che potremo desiderare, sulla presenza o meno di risorse che magari in questo momento difettano, ma che poi fondamentalmente qui ci dice arriveranno, e arriveranno anche improvvisamente. Ecco che è tempo di lasciare andare va a dire che fondamentalmente l'universo è un posto pieno di possibilità, e che ci sono tante possibilità che stanno per aprirsi davanti a te, e tu hai tutta, come fa questo mondo, la possibilità di scegliere che vuoi. Quindi non so più come dirtelo, resta così che stai andando bene, stai facendo un ottimo lavoro. L'ultima frase, dicevo, del nostro gattino ce la regala Carl Gustav Jung, e dice: rendi cosciente l'inconscio, altrimenti sarà l'inconscio a guidare la tua vita e tu lo chiamerai destino. Direi illuminante con questa lettura. Fondamentalmente questo 5 di coppe, il recupero dell'autostima, il dialogo con se stessi, il conoscersi a fondo, il centrarsi su di sé, il riuscire a comprendere che certe cose che inconsciamente desideriamo, facciamo, diciamo, fanno parte della nostra storia, le facciamo perché tu lo stai facendo sto lavoro, quindi puoi guidare la tua vita semplicemente continuando per il percorso che hai intrapreso, senza porti il problema se cambiare o meno il tuo atteggiamento. Ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto.
Tre varianti che ci hanno raccontato quali piccoli accorgimenti puoi prendere per cambiare il tuo punto di vista o magari anche comportamentali o di approccio a un determinato problema per riuscire a raggiungere prima il tuo obiettivo. Io mi auguro che questo interattivo ti sia piaciuto, se così è ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ti do appuntamento alla prossima video lettura della Lucerna di Cronos. Ciao! Volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ti do appuntamento alla prossima video lettura della Lucerna di Cronos. Ciao! Vai. Ai ai. Va rifatto tutto da capo perché non avevo acceso l'altro microfono, vaffanculo. Settembre, spero che le innovazioni ti piacciono. No, vaffanculo, rifarlo. Tre varianti che ci hanno raccontato quali punti di vista innovativi, quali aspetti, quali piccole correzioni puoi fare, vaffanculo, per raggiungere prima i tuoi obiettivi, in amore come nel lavoro o nella vita in generale, e per riuscire ad andare a fanculo. Basta e fai bloopers. Oh mai, via, che caldo. Tanti che ci hanno raccontato quali nerchi e quali minchie.